Ciao Hunters, abbiamo preso il nuovo Pokémon ZA per la Nintendo Switch 1. Andiamo a provarlo insieme, vediamo com'è. Ciao Hunters, benvenuti nel mio studio. Qual è il tuo aspetto fisico? Questo. Andiamo a creare insieme il nostro personaggio. Allora, hanno eliminato, come ben vediamo dallo schermo, la selezione tra maschio e femmina, quindi uomo e donna. Adesso ti fa direttamente selezionare un profilo, diciamo, d'aspetto, senza dirti, diciamo, cosa sei, cosa vuoi essere nel gioco. E noi ovviamente scegliamo quello più simile a noi. Ovviamente mettiamo... Scriviamo Shura. Shura. Vai. Allora, capelli. Mettiamo color verde, non c'è? Mettiamo verde petrolio. Top. Bellissima scelta. Grande Shura. Grande Hunters. Non ho messo Hunter U perché è un po' complicato da vedere nel gioco. Però sinceramente Shura ci sta di più. Più semplice, più top. Ok. Allora, cambiare i capelli, no? Tutto a posto? Vai. Primo di musichetta. Diciamo che è molto sempliciotto. Game Freak, ovviamente i creatori del gioco, non lo dimentichiamo. Ed ecco l'intro. Sono state liberate delle anomalie nella torre Prisma. Mandate una squadra. Penseremo noi a risolvere i problemi di Luminopoli. Quindi ci troviamo a Luminopoli. Cos'è, una mega evoluzione? Dobbiamo trovare una persona che sia in grado di padroneggiare la mega evoluzione. Siamo su un treno? Vabbè, penso graficamente non ci aspettiamo niente di incredibile. Anche perché sappiamo bene che non puntano alla grafica. Prossima fermata, termina di Luminopoli, vai! Che è la borsa? La nostra borsa. Comunque è simpatico lo smartphone che vola. Già avevamo visto ovviamente. Vi ricordo che al Giappone manca pochissimo ormai, speriamo bene. Il treno è arrivato a Luminopoli. Eccoci qua, renderizzati. A me sembra più Harry Potter che Pokémon, però va bene. Come possiamo notare, eccoci a Luminopoli. C'è bambino felice. Voglio lottare. E proprio Kalos. Eccoci qui a Luminopoli. Dammi un degno benvenuto. Tutti con sti smartphone. Vai. Ci sono anche dei quadri, guarda. Figo, figo. Sono un po' a bassa risoluzione. Entriamo all'interno, cioè all'esterno, in effetti usciamo e via. Leggende Pokémon ZA. E da qui inizia la nostra avventura. Ovviamente lo stiamo provando, non è detto che lo giocheremo tante volte, però intanto lo proviamo.
Poi mi dite cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Ed eccola! Raga, quanti lamenti che ci sono stati sui balconi, sulle texture, sugli NPC. Io ho cercato di non spoilerarcelo. Ho resistito alla tentazione. Questi sono gli starter. Siamo pronti. Potete salire di nuovo nel video. Ok, quindi ovviamente una youtuber, una influencer. Bella l'ombra. Tepi. Il nostro Daile. La nostra missione stavolta è radunare altri potenziali alleati. Ok, facendo pubblicità all'Hotel Z potremo reclutare le persone più adatte tra gli ospiti che arriveranno. Ok, quindi dobbiamo scegliere uno di questi cosini. Chissà se ci sono turisti che fanno il caso nostro. Eccolo il turista. C'è un chioschetto, visto? Ed eccone uno. Eccola. Tu appena uscito dal terminal e borsa viaggio grande, devi essere un turista, giusto? Esatto. Meno male, se avessi sbagliato sarei morta dalla vergogna. Ok, sei anche alto circa quanto me, la composizione sarà equilibrata e stiamo a fianco a fianco. Ok, quindi dice che fanno una bella coppia in sostanza. Avrei bisogno di un turista vivo per favore, ok. Va bene, in pratica si deve far riprendere mentre fa pubblicità all'hotel, in poche parole. Ecco lo smartphone. Iniziamo le riprese e via. Non mi pare molto convinto. Ah, ecco perché è partito il video dello spot, che ovviamente presenterà, penso, i Pokémon. Benvenuti a Luminopoli, la città in cui le persone e Pokémon possono vivere fianco a fianco. Ok, questa è la direttrice, eccetera eccetera. In pratica i Pokémon sono creature misteriose, al solito ci spiega, diciamo, cosa sono i Pokémon. Vivono tutti intorno a noi, nei luoghi più disparati. Infatti. Però, ovviamente, a noi serve capire com'è il gioco. Poi, ovviamente, se lo acquistate, vi vedete tutto il filmatino. Ok, ci ha disturbati. Continuiamo le riprese, ma manca la sua borsa. Ed eccoci al primo. Penso che è la prima questa. Ci frega la borsa, grande. Questa mi sembra molto. Sembra che dico sembra la stessa cosa. Ma c'è un gioco che a me piace tanto e che all'inizio rubano questa borsa, questo zaino e devi trovarlo. Indovinate qual è e scrivetelo nei commenti. Sembra che me lo fanno apposta. È colpa mia, ok, vai. Missione principale, riprenditi la borsa. Guarda caso, questa bella prima missione. Nulla di nuovo, però vabbè dai. Simpatica, ci sta. Quindi qua ovviamente inizia il nostro tutorial per capire come muoverci in questo ambiente a Luminopoli e per capire come gestirci le camere, quindi le inquadrature, e poi spostarle ma anche ripristinare l'inquadratura. Ad esempio se io sono dritto si può ripristinare nella direzione dove sta guardando il personaggio, visto? Diciamo che sembra abbastanza semplice ed intuitivo perché siamo abituati ovviamente a giocare con altro. Ok, solito mini gruppetto che ci crea casini. A quanto pare da quello che abbiamo visto nelle precedenti Shura, capito? Io sono Willy, lei si chiama Willy, top. Comunque dicevo, abbiamo visto che la meccanica, diciamo, di combattimento, il sistema di combattimento è molto cambiato dall'ultimo gioco e devo dire che da quello che ho visto sembra anche più semplice, più intuitivo e più divertente rispetto a come era prima. Prima era il classico, diciamo, un gioco a turni, adesso è in tempo reale e soprattutto
per come ho visto, non è neanche tanto male. Forse che questo sarà il gioco che distruggerà gli appassionati, ma farà entrare nuovi fans all'interno di questo gioco, quindi all'interno del mondo Pokémon, che comunque non ha bisogno, diciamo, di presentazioni. È un brand sicuramente che va fortissimo in tutto il mondo, quindi difficile che non lo si conosce. Però questo genere di gioco secondo me può piacere anche a quella parte di pubblico che prima magari non lo giocava perché non li attirava tanto. Ok, allora non si possono saltare i discorsi, ma solamente i filmati. Puoi scegliere cosa dire. E ho visto all'inizio, perché io avevo provato ad iniziarlo, che non si può creare un secondo profilo. E ho dovuto subito cancellare il blocco salvato, ovviamente, per poi riniziarlo. Avevo fatto appena un minuto, quindi non me lo sono spoilerato più di tanto. Allora possiamo scegliere. Io non so sinceramente questa volta quale sarà il nostro starter, ma diciamo che quello più simpatico è lui. Sceglierei lui, anche se di solito Pokémon d'acqua non ne ho mai, diciamo, utilizzati abbastanza, quindi non mi fanno impazzire. Però questa volta scegliamo Pokémon d'acqua. Di solito la mia scelta cade su erba o fuoco, difficilmente prendiamo acqua. Vai, vediamo com'è questo sistema di combattimento. Vediamo se valgono questi 60 euro o no. Allora dicono che le musiche sono la cosa più bella di questo gioco. Vediamo se è vero. Secondo me la cosa più bella è il sistema di combattimento e il fatto che ti può muovere un po' più, diciamo, in libertà. Però se fanno tutte queste parti scriptate, insomma, diventa comunque molto complesso da giocare. Ok. Allora, tieni premuto ZL per fissare il Pokémon. Ok. E poi puoi scegliere una delle due. Ok. In pratica tu puoi girare attorno con l'allenatore e scegli o l'azione o fulmisguardo in questo caso per attaccarlo. Ok, è abbastanza semplice e devo dire che si fa giocare alla grande. Almeno i combattimenti adesso sono veramente giocosi e divertenti, secondo me, specialmente quando avrai più Pokémon a disposizione, mentre prima forse gli ultimi ancora un pochino meno noiosi nel combattere. Poi ovviamente non parliamo di mappa eccetera eccetera, perché lì era troppo dispersivo e diventava noioso per quello. Però questo sistema di combattimento devo dire che a me piace molto, per come la vedo io. Poi c'è a chi piace a turni normale, diciamo non in tempo reale, però sono gusti e anche nostalgia, perché qua il fattore nostalgia entra veramente a gamba tesa, diciamo, sul fan, sull'appassionato. Ma non con me, perché questo approccio con me non funziona. Anche perché io, sì, sono un fan Pokémon, ma non sono un accanito della serie, quindi non fa leva su di me il sistema di combattimento vecchio. Anzi, come dicevo, che ben venga una rivoluzione, diciamo, in questo sistema di combattimento. A me la cosa che infastidisce un pochino è che se comunque all'inizio ci sta, che introduci, si vedono i filmati, la parte, diciamo, scriptata dove ti racconta, ti spiega le cose, però se è sempre così diventa un pochino pesantuccio. Cioè, io vorrei più libertà e più videogioco, ecco, meno, diciamo, le chiacchiere
chiacchiere quasi a zero. O al limite magari non le metti obbligate, magari li metti in giro, poi se ti vuoi fermare lì a chiedere, informarti, parlare con qualcuno. Ok, zona lotta aperta. Ora vediamo come funzionano queste zone. Sembra molto, anche se è fatto un po' meno dettagliato, ma mi sembra simile a Mario Odyssey. Mario Odyssey era fatto veramente bene. Qua diciamo che le texture non è che mi fanno impazzire. Però se hanno fatto bene, come dicevo, il sistema di combattimento e comunque i modelli sono abbastanza carini, magari ci può anche stare. Peccato, io avrei fatto un anno in più di sviluppo e avrei puntato all'ambientazione, alla mappa. Chissà se magari qualche DLC, qualche fix, boh. Ma secondo me su Nintendo Switch 2 si vede un po' meglio il gioco. Magari qua la texture sarà non perfetta e penso che magari su Switch 2 c'è un po' di qualità superiore sulle texture. Lo spero. Ok, la cameriera viene a sfidarci, quindi ci attacca per fare un po' di pratica, che all'inizio di questo si parla. Vai, vai. Caviria si chiama. Totodile. Vai. Azione. Abbiamo sbloccato pistola acqua. Facciamo di nuovo un colpo azione. Un altro di... attenzione. Vai. Visto? Tu giri. In teoria girando si potrà, credo, evitare qualche attacco particolare. È una strategia comunque, visto lui ti insegue. Ancora non si può catturare. Certo, se giri sempre, diciamo che l'effetto che ti gira un po' la testa c'è, però penso che con il tempo ti abitui. E che non si dica che Shura Underwho non gioca con i Pokémon, perché noi in questo canale facciamo pure Pokémon. Grande lui. Vai. Grazie, grazie. Vai, vai. Dove è andata? Eccola. No, di nuovo. Altri Pokémon. Non so se acquisterò qualcosa su Pokémon in Giappone. Forse cercherò qualche mappa in giro per i giochi, e comunque troverò magari l'uso con solo la scatola. Mi piace cercare anche i manuali, le mappe, gli insert dei giochi e mettermeli da parte, perché mi può capitare magari un doppione e lo completo e magari lo favorisco a qualche collega, qualche collezionista, oppure tenere una copia per il museo e una per me. Di solito faccio così, almeno 2 copie dei giochi migliori me li tengo. Non parliamo dei Final Fantasy perché
e dei picchiaduro. Ne ho tipo 5, 6, 7 copie per ognuno. Sono quelli che consumo di più, quindi me li tengo. Tanto non sono tanti i miei giochi preferiti. La maggior parte sono tutti per PS1. Ok, ci ha sparato un raggio pazzesco, che? Grande, scappati, eh? Via, via, via. Hanno avuto paura i piccioncini. Però questa cosa che ci sono i gruppetti è interessante. Questa cosa che vengono a squadra. Mi piace, mi piace. Visto che su Switch posso portarmela con me, chissà se magari non lo giochicchio in giro per casa, nello studio, un po' in bagno, chissà. Un po' in camera da letto. Io spero che non ci sono tutte queste scene parlate in futuro, non ce ne sono troppe. E allora magari una partitina ogni tanto ci sta. Ma io ho il mio fedele Game Boy SP. Con questo, raga, anche al mare, ovunque. Ovviamente sempre qualche gioco Pokémon. Ho giocato anche con GTA. E qualche bel picchiaduro tipo Street Fighter. Faremo qualche video sulla serie di Street Fighter, ma probabilmente anche su tutti i picchiaduro. Vediamo, poi iniziamo qualche bella serie quando torniamo dal Giappone. Fatemi sapere ovviamente nei commenti se vi può interessare un percorso, una serie sui picchiaduro storici. Quelli veramente belli, interessanti. Dobbiamo parlare? Oh, ci siamo? Vai! In pratica stiamo andando nell'hotel, il nostro bello hotel, che poi è comunque la fase iniziale di un turista. Cercare il nostro hotel. Quest'anno noi saremo direttamente da Chiabara, quindi la nostra base sarà Akihabara. Mitica. Io spero di non farmi massacrare il portafogli, anche perché non è che ho disponibilità incredibili, ho poca disponibilità, ho quella giusta, diciamo, per fare qualcosina. Io non ho mai enormi disponibilità. Diciamo che prima dei viaggi vendo qualcosina, dei miei triploni, un po' di lotti e poi parto. Ho una lista di giochini, però vediamo cosa troviamo, ecco. Secondo me quest'anno non ci sarà granché. Allora, parliamo con questo della reception, che sembra un po' troppo alto. E Guinness dei primati. Questo non me la racconta giusta, è molto molto strano. È cupo, sembra uno di quei personaggi di Conan, Detective Conan. Con quella trama un po'. Somiglia, ecco, somiglia forse a Whisky. Come si chiamava? No, Gin si chiamava. Quello con i capelli. Gin, sì. È un gin buono. Un Kazama buono, ecco. No, beh, ovviamente non c'entra niente Kazama, però ci sta, ci sta. Bella coda. Ok, sta spiegando un po' la situazione. Sembra che qualcosa di grande ti abbia condotto qui, all'Hotel Z. Ok, dice che è il destino che l'ha portato lì. E lui è a Z, visto? Ok, non so se infatti non si può saltare. Comunque sta facendo le sue presentazioni. Ha guardato il nostro Pokémon. E ci sta spiegando cosa sono i Pokémon. Ovviamente per chi non lo sapesse, per chi non l'ha mai giocato. Ti spiega cosa sono gli allenatori. E come trattarli. Ok, la nostra stanza è la 202, quindi abbiamo la nostra chiave.
Ok, chiave classica, quindi non è una card. Infatti comunque credo che siamo in Francia, da quello che vedo. Ok, vediamo l'ascensore e via. Penso che nella nostra stanza ci sarà possibilità di salvare, eccetera, eccetera, suppongo. Di riposare, tipo. Questa è? 200 tu. Vabbè, diciamo che non è che potevi sbagliare di tanto. Erano 1, 2, 3, 4. 4 porte. Non so se ti fa salire in altri piani, ma non credo. Per limitare comunque la memoria. Beh, il gioco sarà, credo, un open world contenuto. Che comunque, raga, ci sta nel 2025 fare un gioco non troppo lungo. No, l'importante è comunque quel poco che fai lo fai bene. Ok, dormiamo, sì, vai, si dorme. Grande, riposiamo un pochino. Che? Ok, ci bussano. Comunque i personaggi non sono tanto male. Secondo me sono carini. Magari poi con vestiti, divise, eccetera, eccetera, gadget, riusciamo a migliorarlo e renderlo più figo. Visto si muove qualcosina dietro, tipo che cos'è? Una borsetta. Diciamo che qualche piccolo dettaglio c'è. Però si vede che hanno giocato tanto sul fatto sistema di combattimento, la novità è quella. Il fatto che può combattere sui tetti, a quanto pare ti può muovere sia sotto che sopra. Infatti la mia curiosità è vedere quanto è grande la mappa effettivamente, mi interessa quello. Ovviamente io da buon sviluppatore di un videogioco che sto portando avanti e spero prossimo anno di pubblicarlo finalmente, poi ovviamente vi aggiornerò su tutto, non so se metterò una demo o qualcosa del genere. Sono curioso di vedere comunque quanto è grande la loro mappa per capire se la mia è troppo piccola o meno, ma secondo me sono dei dettagli, diciamo così, trascurabili. Se il gioco è bello, è interessante, anche che la mappa comunque non è grandissima, secondo me ci sta ugualmente. Un giovane che ha portato con sé una cellula di Zygarde, che anche lui abbia colto il richiamo di Luminopoli. In pratica Luminopoli è tipo entrata in risonanza e ha richiamato, secondo me, quelli più particolari. Ho visto che ovvio, era uscita l'Armo, la sveglia di Nintendo. Non so se magari la becco ad un prezzo abbordabile, anche se non credo che ci sia un prezzo abbordabile per le cose Nintendo. Se riesco la prendo, sono curioso. Ma si poteva salvare? Lo salva in automatico, com'è la situazione? Aspetta. Allora, vediamo un po'. Box. Allora, qua ci sono i Pokémon. Ma anche carina comunque la schermata. Come dicono i nostri colleghi, la UI. Allora, qua ci sono gli oggetti, pozioni, eccetera, eccetera. Attenzione. Per salvare dicono che è R. Quindi. Ah, ecco. Salva. Ok, hai salvato. Però visto non c'è il carica. Cioè ad esempio se io voglio caricare la partita non posso farlo. Là sopra ci sono i nostri yen. Ci dice se è giorno o notte. Ok. E basta. E poi mi pare che c'era la macchina fotografica. Ok. In pratica puoi scattare delle foto. Perché giustamente. Giustamente noi abbiamo lo smartphone.
E ok, visto, puoi mettere i filtri. Carino però, dai. Facciamone una con un filtro tipo questo. Ok, con Y posso fare un selfie. Facciamolo così abbiamo più luce. Tipo così. Ok, e poi quello che cos'è? Ah, possiamo, guarda, visto? Scegliere la posa, eccetera, eccetera. Ok, e poi possiamo togliere la schermata per direzionarla come vogliamo. Possiamo cambiare anche la musica. Ok, vabbè. Va bene, basta così. Usciamo, via. Allora, smartphone ovviamente di alta risoluzione, quindi sarà un Pro sicuramente. Ok, terrazza, andiamo in terrazza. Vai. Io spero che questo video vi piace. Sicuramente dà la possibilità di vedere il gioco a chi magari non l'ha ancora acquistato. Tanto non stiamo spoilerando niente. Stiamo facendo vedere solamente come funziona. Andiamo al piano terra. E via. Andiamo a vedere qual è la nostra prima missione in teoria. E poi ci fermiamo qua. Anche perché io me lo lascio salvato per poi giocarlo. Ok, lei vuole diventare un'allenatrice? Questo non si può saltare neanche, giusto o no? Ok, ti dà la possibilità di scegliere cosa dire, cosa rispondere. Però non ho capito se va a cambiare qualcosa o no nella storia. Questo non lo so. O forse cambia la risposta. Può essere. Per poterlo capire dovremmo giocarlo più volte. Ma direi anche di no. Cioè non lo ricomincerò da capo. Lo continuo da qua. Se magari lo sapete, me lo fate sapere nei commenti. Ok, è arrivato l'invito, la mail per partecipare, perfetto. Al solito, niente di nuovo. Capisco. Ok. Stamattina mi sono svegliato troppo presto e mi sento veramente distrutto. Penso che pomeriggio andrò a riposarmi un pochino. Installazione dell'app Royal ZA completata. Ok. Vai. Si chiama Team MZ. MZ era un vecchio centro commerciale, diciamo, delle mie zone. Hai ricevuto la giacca del team MZ. Ok, vediamo se la possiamo cambiare. Ah, penso che la sta mettendo. Ecco. Allora, raga, già, secondo me, già devo dire che ci siamo. Io, sinceramente, quella fase lì senza giacchetta non l'avrei messa completamente. Secondo me così già è più figo, più guardabile. Ti mando una foto sul tuo smart Rotom. Rotom perché gira, no? Ok, qua c'è il rango, prossima lotta, eccetera, eccetera. Figo. Dai, questa cosa è carina.
Poi fatemi sapere anche nei commenti qual è il vostro Pokémon preferito, il vostro gioco, ma anche il vostro Pokémon preferito, quindi non solo il gioco, per capire su per giù i vostri gusti e magari se sono simili ai miei. Io comunque ho anche un vecchio album di figurine che avevo comprato da piccolo insieme a mio fratello e devo dire che ancora vederlo oggi fa un certo effetto, una certa nostalgia. Ho pensato che le metterò qua queste cose perché ho anche un album di Captain Tsubasa, Holly Benji e altre cose che ce li ho proprio imbustati e dovrei metterli esposti. Ne ho uno anche di, mi pare, della Nintendo o di Zelda, qualcosa del genere, non mi ricordo bene. Forse è Nintendo, perché ci sono sia cose di Mario che cose di Zelda, se non mi sbaglio. E devo metterlo esposto qua nello studio. Ancora c'è spazio, là sopra. Là ancora devo definirlo meglio. E poi da questa parte che c'è ovviamente il nostro piccolo angolo coffee. Queste cose è un peccato tenerle lì implotonate all'interno delle librerie. Diciamo che man mano lo studio sta prendendo forma, ecco. Con tutti questi cimeli. Ok, un nuovo membro. Che figa questa! No, questa è bellissima. Questa è veramente fatta veramente bene. Mi piace. Mi piace lo stile, mi piacciono i colori. Mi piace la felpa. Ma anche bellina lei. In viso. Dai, secondo me la prova modelli è superata. Io penso che i modelli sono veramente bellini per l'epoca. Raga, pensiamo che siamo nell'epoca del pop mart, quindi di quel tipo di franchising, di quel tipo di modelli, di quelle figure lì, con quella faccia, quei colori. Secondo me ci sta un Pokémon con questo stile e questo character design. Per me ci sta. Vi ripeto, peccato per qualche texture, per qualche dettaglio che non mi fa impazzire, però secondo me nel tempo ci si abitua. Allora facciamo questa lotta con lei. Visto, le musiche sono carine, sono veramente carine le musiche. Stavo dicendo che cosa ha lanciato il Piggy? Il porcellino? Ok, vai. Pistola d'acqua. Liquidator. Mi sa che già l'abbiamo distrutto. Diciamo che il fulmisguardo non ci serve per ora, ci servirà dopo. Però se non lo utilizziamo mai, in realtà non aumenta. Infatti è scesa la difesa, visto? Con il fulmisguardo. Devo cercare di portare un po' tutto avanti, equilibrato. Dai, l'abbiamo distrutta. Addio. Visto belli anche questi colpetti di fine con, diciamo, l'ultimo colpo a rallentatore con l'esplosione. Questa cosa qua ci piace, ci ricorda molto i vecchi giochi, quei piccoli replay che c'erano anche in Tekken, non so se vi ricordate. Oh, vai. Ok, ci vuole portare in una zona selvaggia. Io direi di andarla a vedere insieme e poi dopo chiudiamo il video. Infatti ci sta facendo vedere finalmente la mappa,
quindi per nostra curiosità, ma specialmente per la mia curiosità. Quindi in pratica sono divise in aree. Ok. Carino, dai, secondo me non è neanche tanto piccola. Non credo che Game Freak fa una mappa piccola. Magari è più piccola rispetto a quella dell'ultimo gioco. Quella era troppo dispersiva, ma anche vuota. Spero che questa sia un po' più gestita meglio, più carica di cose. Allora, in pratica possiamo correre, ma anche camminare così, in modo alla Metal Gear, quindi per non farci vedere. Vai, che sono sti massi? Dobbiamo romperli, ma non mi dire. Che sfortuna. Rocce? In che senso? Forse dobbiamo fare il giro? Che strano, una mattina ti svegli e trovi dei massi davanti a te. Cioè lui, in poche parole, non c'è il tasto per correre, visto? Lo gestisci, diciamo, lentamente con un tocco leggero. Lui passeggia e corre normalmente. Secondo me questa cosa è figa, quindi non metterci magari il tasto per correre, un tasto in più inutile, però ci può anche stare per complicare un po', diciamo, il sistema. Quando faccio con la mano così è perché giustamente è un potere magico che faccio per convincervi di quello che dico. Ok, vai. Qua ci sono i massi. Vai, si butta, visto? Ma questa cosa è giusta farla? Magari dai un'influenza negativa? Insomma, io avrei messo solo le scale. Non l'avrei data la possibilità di scendere saltando dei muri, del tetto. Però vabbè, magari lo sistemeranno dopo. In effetti non c'era una scala. Cioè il bambino si è lanciato da 2 piani. Vabbè. Pecorella, i bambini. Ah, noi non siamo bambini comunque. Ah, questo è il nostro primo negozio. Figo. Guarda che figo. Bello anche il nostro palo dell'illuminazione. Un po' spigoloso. Gli sprite al limite, però vabbè. Ecco un nuovo cliente. Qua è la nostra infermiera Joy in pratica. La nostra musichetta classica. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ok, sta controllando il nostro Pokémon, i nostri dati. Perfetto, registrato. Quindi finalmente abbiamo il Pokémon registrato. Numero 7 del nostro Pokédex. Catturati uno. Vai. Ok. Speriamo che ci fa un po' per lustrare la zona. Se notate, questa è un'altra cosa che ovviamente io, da buon sviluppatore, noto. Cioè in pratica non hanno messo le scale per evitare di avere problemi con la camminata. E cosa hanno fatto? Hanno messo semplicemente questo, una discesa e una salita, per evitare questo piccolo problema nello script della camminata. Ma vabbè, ma anche nella fisica del personaggio. E vabbè dai, diciamo che va bene così. Ok, però in compenso abbiamo il punto sulla mappa dove dobbiamo andare. Prendiamo ovviamente la sfera Poké. Ok, questo è chiuso.
il sole c'è, non so se cambia. Boh, non lo so se cambia, ma non credo. Forse cambia con il pezzo della sera e il pezzo del giorno e sera, penso saranno divisi. Ok, allora queste sono le zone chiuse, le zone selvagge, ok. Ok. Andiamo a provarne una. Ok, siamo nella zona selvaggia. Vediamo come funziona. Che bellino. Ma che? Infatti non scappa. Ah, ok, ci può fare la prima cattura, ovviamente. Hai ottenuto 10 Pokéball. Le Pokéball sono quelle cose tonde, rosse e bianche. Ok, in pratica con lo stesso tasto per inquadrare il nemico nella modalità combattimento, qua tu ovviamente inquadri il nemico per catturarlo. Quindi per lanciare è il tasto opposto, il grilletto destro. Ok, ovviamente il primo sarà... Ah, pensavo che il primo era facile, invece no. C'eri quasi, anche se poi colpisce il bersaglio non è detto che la riesca a catturare. Vabbè, ci spiega che in effetti può scappare. Vai. Ok, stavolta ce l'abbiamo fatta. Abbiamo catturato il nostro secondo Pokémon. Beh, quello il nostro primo che abbiamo catturato, che prima l'abbiamo scelto. Ah, ce ne fa catturare un altro? Ah, questo lo dobbiamo attaccare per indebolirlo e poi catturarlo. Normalmente come tutti i Pokémon. Basta ridurre il PS, ok. Vediamo come funziona quando ci attaccano. No, siamo già... siamo entrati in fase di attacco. Mandiamo in campo il nostro Pokémon. Attacco. Pistola d'acqua. E ora mi sa che lo possiamo catturare. Ok, richiama. E cattura. Raga, devo dire che il sistema di combattimento e di cattura è fatto e pensato veramente bene. Secondo me i 60 euro valgono se pensiamo a questa cosa qua. È comunque divertente e anche gradevole da vedere. Secondo me i soldi valgono il gioco. Vabbè, ora ci sta spiegando che ci possiamo accovacciare, nasconderci, al solito l'erba alta, eccetera eccetera. Va bene. Hai ottenuto 10 Pokéball. Perfetto. Io non so se adesso lui salva in automatico o se dobbiamo salvare noi. Mo questo lo vediamo subito. Salvataggio in corso, no, salva automaticamente. Infatti non ti fa gestire nessun caricamento delle partite, eccetera eccetera. Va benissimo, ragazzuoli. Che dire, a me per ora sta piacendo. Più di Spada e Scudo e più della compagnia bella dei giochi seguenti. Devo dire che a me questo, a livello di gestione del combattimento e anche dell'esplorazione, secondo me è divertente. Speriamo che continua così e non diventa il solito ultimo dei Pokémon noioso che ovviamente siamo stati abituati negli ultimi anni. Con questo, raga, vi saluto, lasciate sempre qualche like, commentate, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, come sempre ci becchiamo al prossimo video. Ciao Hunters! Shura! E anche questo episodio termina qui. Non dimenticarti di iscriverti al canale, lasciare sempre qualche like e commentare. E come sempre ci becchiamo al prossimo video. Ciao Hunters!
collection in Japan. It's a love affair.